Vediamo oggi i recenti dati del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale insieme a quelli dell'Ufficio Statistiche cinese. Più o meno tutti in difficoltà, mentre la Cina cresce nonostante la guerra in Iran. Sono dati interessanti per capire cosa succede intorno a noi. Io sono Francis Fanelli e questo è Weekend Rise Up, un canale per aprire gli occhi su ciò che accade intorno a noi. Il Fondo Monetario Internazionale ha ridotto la sua previsione di crescita globale per il 2026 al 3,1% nel suo ultimo World Economic Outlook, pubblicato martedì, citando lo scoppio della guerra in Medio Oriente. Questo rappresenta un taglio di 0,2 punti percentuali rispetto alla stima precedente del 3,3%. Il link in descrizione. Il Fondo Monetario Internazionale ha affermato che la revisione delle prospettive si basa sullo scenario ottimistico, dico io, secondo cui il conflitto in Iran rimane limitato in durata, intensità e portata, con interruzioni che si attueranno entro il 2026. Si prevede quindi che la crescita globale raggiungerà il 3,2% nel 2027. Questo è ancora inferiore al ritmo recente di circa il 3,4% nel 2025 e alla media del 2019 del 3,7%. In uno scenario più grave, che prevede aumenti più marcati e prolungati dei prezzi dell'energia, la crescita globale dovrebbe rallentare al 2,5% nel 2026. Ulteriori danni alle infrastrutture energetiche nella regione potrebbero far scendere questa cifra fino al 2%. Diverse grandi economie hanno visto le loro prospettive declassate. Il Regno Unito ha registrato il calo più marcato tra le economie del G7, con una previsione ridotta di 0,5 punti percentuali allo 0,8% di crescita quest'anno. L'FMI ha attribuito ciò alla guerra e a un ritmo più lento dell'allentamento monetario, aggiungendo che la crescita dovrebbe riprendersi all'1,3% nel 2027, sebbene ancora più debole del previsto a causa delle pressioni persistenti sui prezzi dell'energia. Altrove, le previsioni per Germania, Francia, Stati Uniti e Cina sono state anch'esse riviste al ribasso. Le prospettive della Germania sono state ridotte di 0,3 punti percentuali allo 0,8%, mentre altre hanno registrato riduzioni più modeste di 0,1 punti. L'outlook per l'Italia è stabile, bassa crescita ma stabile. Al contrario, India e Russia hanno registrato revisioni al rialzo, rispettivamente di 0,1 e 0,3 punti percentuali. L'aggiornamento dell'India riflette un forte slancio dal 2025 e una riduzione dei dazi aggiuntivi statunitensi sulle esportazioni dal 50 al 10%, che superano l'impatto del conflitto mediorientale. Le prospettive della Russia, invece, sono supportate da prezzi più alti delle materie prime che dovrebbero stimolare la crescita nel 2026 rispetto all'aggiornamento di gennaio del Fondo Monetario Internazionale. In parziale disaccordo con le stime del Fondo Monetario Internazionale, vediamo qui come l'economia cinese è cresciuta del 5% nel primo trimestre del 26 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo i dati rilasciati dall'Ufficio Nazionale di Statistica cinese. Si tratta di un'accelerazione rispetto all'ultimo trimestre del 25, in cui il prodotto interno lordo reale è cresciuto del 4,5%. Il PIL si riferisce al valore di mercato totale di tutti i beni e servizi prodotti all'interno di un paese ed è adeguato per le variazioni dei prezzi, rendendolo un indicatore utile per la crescita economica. Il link sempre in descrizione. L'inizio dell'anno ha visto una crescita più rapida del previsto, con gli economisti che hanno previsto una crescita nei primi 3 mesi intorno al 4,8%. Questa crescita è stata in parte trainata da forti esportazioni di prodotti elettrici e meccanici, nonché da investimenti guidati dallo Stato, mentre il consumo interno è rimasto relativamente debole. Ciò avviene nonostante
le tensioni geopolitiche che influenzano i mercati energetici globali e le rotte commerciali, inclusi i disagi legati allo stretto di Hormuz. Gli esperti hanno opinioni contrastanti sugli impatti futuri del conflitto in corso sull'economia cinese. La Cina è attualmente in una crisi immobiliare e come parte del piano per contrastarla, semplifico molto, Pechino ha spinto per aumentare la produzione. Ma con persone meno disposte a spendere, questo ha portato le aziende a ridurre i prezzi. La Cina ha anche aumentato le sue esportazioni, poiché la domanda all'estero è attualmente più forte. Ma questo ha portato a dazi più alti da parte degli Stati Uniti. Ma la Cina cresce e noi no. Noi ci indebitiamo, loro hanno un surplus di 3 miliardi al giorno. Spero che qualcuno tra i nostri amministratori capisca qualcosa dell'economia di oggi e che vengano presto intraprese azioni per un nuovo posizionamento europeo. Vi anticipo che nei prossimi post vedremo cosa sta facendo l'Unione Europea in proposito. Quindi iscrivetevi. We can rise up. Like, iscrizione, fai girare. Like, iscrizione, fai girare.